Allora, Sant'Anna di Sazzema avete visto che Salendo, che è un paese molto piccolo, e è un paese fatto anche in modo un po' particolare, non è un unico borgo di case come ci si aspetta, insomma, questi sono di solito i paesi, perché nacque con un alpeggio di un paese che è di là, Farnocchia, e quindi ha mantenuto la conformazione di piccole borgate sparse. Questa è una, sopra Equinato ne vedete un'altra, ma ce ne sono anche a distanza di 1,5 km, laggiù in fondo, per esempio ancora Sant'Anna, su in alto. E ogni borgo ha un nome diverso, dal Pero alla Vaccareccia, al Colle, le case, eccetera. E innanzitutto da dire che Sant'Anna non sono passati tantissimi anni, molte persone ancora la ricordano, e è cambiata radicalmente, anche dal punto di vista morfologico. Intanto ci abitavano 500 persone circa e oggi ne abitano qui una quindicina di residenti. E poi molti hanno le case, tornano al sabato e la domenica, però insomma noi residenti sono quel numero. E poi era un paese quindi dove lavoravano 500 persone, quindi i terrazzamenti tipici dell'agricoltura di montagna, il bosco che era tenuto in modo completamente diverso, era quasi un giardino come lo ricordano, la farina di castagne, il legname erano risorse fondamentali. E in più in quel periodo a Sant'Anna di Sazzema c'erano più persone, molte più persone, si parla del doppio delle persone, perché sapete che questa zona era una zona calda, diciamo, è uno dei fronti su cui si giocava in Europa la seconda guerra mondiale, non solo in Europa, e dietro queste montagne c'era la linea gotica, quindi l'ultima linea difensiva creata dai tedeschi per frenare l'avanzata degli alleati e difendere insomma, la pianura padana e il nord Italia. E quindi si fermò qui per diversi mesi la guerra. Le persone erano cominciati i bombardamenti tutto lungo la costa, da Massa fino a Pisa erano sotto i bombardamenti alleati, e le persone per sfuggire ai bombardamenti la cosa più semplice che poteva sembrare che verso la sicurezza fosse il rifugio in montagna, e quindi si diressero verso le montagne, non solo Sant'Anna, anche altri luoghi divennero meta di sfollati. Non c'era neanche la strada carrabile che avete fatto, quindi si arrivava da sentieri lungo il bosco, e si riempirono le case, le cucine, le stalle, furono accolti. Cioè, questa è una cosa che a volte ci mettiamo in evidenza, insomma, perché nonostante fosse un periodo di guerra, quindi con la scarsità di risorse, la difficoltà di sopravvivere, la paura, però ci fu accoglienza, queste persone gli fu dato da mangiare, quello che c'era, fu diviso il cibo e i luoghi dove stare. E non c'era sentore, non c'era idea che potesse accadere qualcosa come quello che accadde, tant'è che la mattina del 12 agosto, una mattina molto calda, una mattina presto, era molto calda, era già alle 6, 6 e mezzo del mattino, le persone erano già fuori nei campi e cominciavano a vedere queste truppe che scendevano dall'alto, da 3 foci, quella è una che vedete di qua, 2 sono dietro questi alberi, e un gruppo invece da Val di Castello, dove è nato Carducci, il poeta, qui sotto. E quindi proprio un'operazione a tenaglia, come è stata definita, quindi chiuso il paese da tutte le direzioni. Si consultarono, si riunirono in famiglie, in gruppi, in borgate, e nella gran parte dei casi fu scelto di far fuggire gli uomini. Perché uomini, intendiamo, non so quanti anni abbiate di preciso, ma avete 20 anni, insomma 18, 17 erano già considerati uomini al tempo, e fuggirono nei boschi. Questa era anche una zona di miniere, quindi fino agli anni 80 addirittura, del Novecento, fu una zona dove furono attive le miniere, e quindi si rifugiarono anche nelle cavità della grotta, spesso nelle cavità della roccia, spesso non sentirono e non capirono cosa stesse succedendo, molti. Fatto sta che poi vi dirò, era diversa la strategia. Quel giorno arrivarono armati in modo semipesante, mitragliatrici, gran bombe a mano, lanciafiamme, e cominciarono ad radunare le persone all'interno degli ambienti più grossi che trovarono, li spinsero dentro le cucine, le stalle. Sì, credo che siano 2 gocce, purtroppo non pioverà. Le cucine, le stalle, e a gruppi a volte di 5, 6, 7 persone, a famiglie, a volte invece si trattava di gruppi più numerosi. La Vaccareccia erano 2 gruppi da 70 per 2,
da 70 persone circa in 2 stalle attigue, e poi appena all'interno, senza dare il tempo neanche di capire che cosa stesse succedendo, cominciano a lanciare delle granate all'interno, mitragliatrici poste sull'ingresso delle abitazioni, e quindi immaginate trovarsi all'interno di quelle condizioni. Furono pochissimi che si salvarono, e si salvarono nella stragrande maggioranza dei casi dei bambini, perché erano più piccoli, furono protetti dai genitori, da altri corpi, si trovarono una via di fuga, la vaccareccia 4 riuscirono a salire su una scaletta nel fumo che era nella stalla, e salirono nell'intercapedine alto e poi da lì nel bosco si lanciarono, e Ricopieri ai Franchi insieme ad altre 2 bambine di Pietrasanta sfollate dietro le Damigiane di Vino in un sottoscala, insomma, quindi furono loro che poi ci hanno raccontato questa storia, e che sono poi raccolte anche su, le vedete, da Oliviero Toscani, le foto e i racconti delle testimonianze. Infatti la mostra si chiama I bambini ricordano, proprio perché c'è l'età che avevano a quel tempo sulle fotografie. Avvenne tutto in poche ore, perché prima di mezzogiorno erano scesi tutti verso Val di Castello, e il numero più grosso di persone fu radunato qui sulla piazza della chiesa, la piazzetta che vedete, che avete visto, e erano circa 130 qui le persone radunate, con il parroco Don Innocenzo Lazzari. È stato confermato da un tedesco, l'unico che ha raccontato di preciso, ha confermato quello che avevano visto da lontano alcuni su questa piazza, perché non ci furono superstiti sulla piazza, e ha raccontato anche la figura del parroco, appunto Don Innocenzo, che cercò fino all'ultimo di convincere gli ufficiali che non c'erano partigiani, perché erano ovviamente persone disarmate, civili su quella piazza. Però arrivò un'ultima comunicazione via radio, lui era addetto di Beckett alle comunicazioni radio, da Val di Castello, che era il comando dell'SS in Versilia, e ci fu posta la mitragliatrice sul sagrato della chiesa, e cominciarono a fare fuoco. Qui non ci furono sopravvissuti, addirittura poi i colpi furono accatastati l'uno sull'altro e fu dato fuoco al tutto. Il fuoco fu anche un elemento simbolico, insomma, il lanciafiamme, appunto, poi vi dirò perché, insomma, per distruggere completamente l'intero paese e dare anche alle fiamme le abitazioni. Le domande che ci si pongono poi è, scusate, lasciare una scia di un numero imprecisato di vittime, circa 560 racconta il paese, la memoria storica del paese. Il processo parla dalle 490 alle 600 persone. Il numero esatto non si saprà mai, perché molti erano sfollati anche da zone lontane, dalla Versilia, e intere famiglie. Per esempio, per fare un esempio, la famiglia Tucci, che trovate ricordata anche su, erano 8 bambini qui, la mamma e la nonna, il padre era a distanza militare alla Marina della Spezia, e poi venne a sapere da voci che potevano essere saliti qui. Fu una scena che straziante, raccontata da Don Vangelisti, che era il parroco della culla, che era qui a seppellire le vittime. Riconobbe alcuni indumenti quest'uomo qui sulla piazza bruciati, e capì che la famiglia era stata sterminata qui, ma se il padre fosse morto o in periodo di guerra o prima, o se non fosse arrivato a Sant'Anna, noi di 8 bambini e 2 donne non avremmo saputo assolutamente niente. Erano di Foligno, quindi non sarebbe stato possibile ricostruirle, né l'identità né sapere che erano qui. E dicevo, le domande che ci si pone sono: chi è stato e perché, insomma, una strage in un paesino così piccolo come quello di Sant'Anna. Erano SS, quindi una compagnia della 16ª divisione SS, ed erano una divisione che era stata dislocata su questa zona tra Pisa, la Versilia, sul settore tirrenico della linea gotica, apposta, e chiamata dall'est Europa, dove aveva compiuto stragi simili, quindi erano giovani da 18 ai 25 anni, ma che purtroppo avevano già avuto questo tipo di esperienze, allenati tra virgolette a fare qualcosa che in guerra di solito non è contemplato, e arrivarono su questa zona e compirono una serie di stragi, prima verso Pisa, poi si spostarono qui sulla Versilia, Sant'Anna di Sazzema, poi salirono verso Bardine San Terenzio, Lunigiana, Vinca, fino a Marzabotto, quindi la stessa divisione che fece tutto il percorso dell'Appennino, e uccise circa 2500 persone civili tra l'estate e l'autunno del 1944. Erano
diciamo, qui c'era, la 16ª divisione era guidata da Simon, qui c'era Galler che era uno degli ufficiali, però erano persone, Simon era stato nella Totenkopf, che era una compagnia che sedò anche la rivolta del ghetto di Varsavia, quindi uccidendo migliaia di ebrei, era stato amico di compagno anche da Totenkopf, personalmente conoscente di Himmler, quindi era teorico dei campi di concentramento, insomma c'era parliamo del nazismo profondo, insomma qui erano venute persone che avevano delle idee molto forti e un'ideologia molto forte, e nati e cresciuti quindi sotto la gioventù hitleriana e convinti purtroppo di quello che portavano avanti. Il perché è collegato al fatto perché queste compagnie erano qui, perché poi si è saputo anche nell'est Europa, era proprio nel DNA del nazismo, bonificare le zone dove c'erano presenze di resistenza civile o soprattutto armata, con operazioni di tipo terroristico, cioè contro i civili. Cioè si decise di colpire delle popolazioni per spaventare tutte le popolazioni vicine e quindi rompere i legami fra partigiani e civili, che era quel legame secondo loro che dava da vivere, che dava sopravvivere alle formazioni partigiane. E ecco perché il fuoco, appunto, questo doveva essere un segnale proprio di un paese completamente distrutto, perché il segnale, l'ammonimento fosse per tutte le popolazioni della zona. Quindi fu una strategia premeditata, c'erano ovviamente delle formazioni che operavano qui verso Massa soprattutto, però non c'erano legami di Sant'Anna di Sazzema con la resistenza particolari, anzi dice che uno solo dei giovani di Sant'Anna fosse salito sulle montagne. Quindi fu scelta forse per il luogo strategico, perché era chiusa, si poteva agire più facilmente in questa operazione qui per chiudere il paese. E le motivazioni esatte per cui proprio Sant'Anna di Sazzema fu scelta non le sappiamo. E fatto sta che rientra in questo ciclo di stragi per queste motivazioni. E l'altra storia di Sant'Anna c'è anche quella che viene dopo, perché come l'ha chiamata un regista tedesco che ha fatto un filmato del secondo trauma, perché c'era fino agli anni 90 queste persone, a metà degli anni 90 queste persone, quella storia che vi sto raccontando non la conoscevano, continuavano a chiedere perché, chi è stato. Ovviamente farsi sentire, non c'erano i mezzi di oggi, in un paesino così non era facile, ma in realtà le informazioni non c'erano proprio, nonostante qui subito dopo la strage arrivarono delle compagnie investigative britanniche a raccogliere informazioni, c'erano già tutte le informazioni per istruire dei processi nel dopoguerra. Venne tutto, ora si sa, occultato fino alla metà degli anni 90, quando a Palazzo Cesi, al Palazzo della Procura Militare a Roma, fu trovato da Intellisano, che lavorava sul processo a Pripke, questo armadio, si dice anche uno scantinato, chiuso con un'archiviazione provvisoria che non esiste in termini giuridici, e dentro c'erano questi 600 fascicoli che riguardavano tutte le stragi naziste in Italia. Siamo nazifasciste perché la componente dei fascisti qui fu molto forte, furono accompagnati da fascisti locali, perché nel bosco di notte non sarebbero arrivati in modo così strategico, e poi sentite testimonianze, molti parteciparono anche alla strage con i volti coperti per non farsi riconoscere, ma il dialetto era facilmente riconoscibile. Quest'armadio, poi le informazioni su Sant'Anna erano tutte in quell'armadio, mentre di altri luoghi si conoscevano alcune cose, di Sant'Anna di Sazzema non se ne era mai sentito parlare, e andarono alla Procura Militare di La Spezia. Dopo qualche anno arrivò il procuratore, fortunatamente il procuratore De Paulis, che oggi è il procuratore militare delle procure a Roma, sono state riunificate, e ha portato avanti questo processo cui si è arrivati nel 2005-2004 alla condanna di 10 ex SS che erano qui, tutti condannati in contumacia, non erano presenti al processo, non potevano essere estradati perché troppo anziani, non rischiavano il carcere perché erano troppo anziani, quindi in Italia non hanno rischiato nulla, però il processo ha avuto un ruolo importante lo stesso, perché per la prima volta si è avuta una sentenza di condanna emanata. Avrebbero rischiato queste persone gli arresti domiciliari, però in Germania questo Stoccarda ha prolungato nel tempo l'iter, fino a che queste persone negli anni sono morte tutte di morte naturale, tranne uno che rimase, Sommer,
che poi non è stato neanche rinviato a giudizio perché doveva esserci, insomma, riconosciuta la crudeltà, diciamo, come nel reato per riaprire un processo dopo la prescrizione, non fu riconosciuta, quindi insomma non è stato neanche rinviato a giudizio. E il motivo per cui questi processi non sono stati svolti sta nel fatto che sapete, insomma, dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, cominciò un'altra guerra senza armi, che era la guerra fredda, cambiarono le alleanze, due blocchi diversi, la Germania divisa in due, la parte della Germania che era nella NATO doveva essere riarmata e quindi si preferì, dopo quei processi pochi che c'erano stati, alcuni furono fatti anche su queste stragi. Kesselring, che era il capo delle forze di occupazione in Italia, Raeder, che era il capo della 16ª divisione, furono tutti condannati tranne Raeder, che fu l'unico che scontò una pena un po' più lunga, gli altri furono graziati dopo pochissimo tempo, quindi nessuno pagò per i crimini. E quindi si preferì chiudere quella pagina di storia, aprirne un'altra, di storia internazionale, di rapporti internazionali, e quindi non furono portati avanti questi processi. E questo, diciamo, è quello che accade a Sant'Anna in Sazzema. In piazza della chiesa c'è quella via lastricata che sale su, e quella fu costruita, fu realizzata dal 1944 al 1948 dagli abitanti di Sant'Anna, quindi quelli che vi dicevo, persone abbandonate a se stesse, insomma quelle che erano rimaste, di una comunità che ormai era distrutta perché non si è mai ripresa definitivamente, e costruendo anche quel monumento che era dietro l'albero, insomma lassù, e 4 anni di lavori perché volevano dare una sepoltura più degna alle persone, perché Sant'Anna nel periodo successivo era cosparsa di croci perché furono seppellite dove erano state uccise, compresa una fossa comune qui sulla piazza della chiesa, e che non c'è più, però c'è una serie di croci che ricordano il punto dove era, e quindi vogliono dare una sepoltura più degna, e anche se poi fu una cosa simbolica perché dopo 4 anni immaginate, insomma, poi il fuoco aveva distrutto tutto, quindi fu anche fatta una traslazione, ma fu una cosa più simbolica che altro, insomma. E furono portate lassù le vittime. C'è una lapide lassù che le ricorda, sono però quelle che lassù poco più di 330, perché il numero, molti altri, diciamo, sono stati individuati dopo, ma non sono stati giunti perché la lapide è quella originale, e altri di cui non si sa niente, quindi non si saprà mai né il nome né l'età né la provenienza. Avete delle domande? Qualcosa che magari non è stato chiaro? Della storia siete ferrati perché avete fatto uno studio anche precedente alla visita, credo. No, non mi era chiaro la motivazione, la strategia militare, ecco, adesso tu l'hai spiegata un po' la motivazione Sì, terroristica, diciamo, quindi non era proprio militare, era un'operazione terroristica, non aveva nessun senso rispetto alla guerra. No, diciamo, infatti non erano la Wehrmacht, insomma, che ci sono tanti altri episodi, vedete anche su di rastrellamenti, fucilazioni, piccole anche stragi di civili compiute nella Wehrmacht in Toscana e anche in molte altre zone d'Italia. Questa fu una cosa un po' diversa, e per quello che anche il film di Spike Lee, non so se l'avete visto, purtroppo non è stato il capolavoro del regista, però insomma ha creato qualche anche se poi come livello di conoscenza è stato importante, molto importante, però ha creato anche qualche polemiche con l'Associazione Nazionale Partigiani, perché nonostante loro fosse venuto qui, il regista avesse conosciuto tutti, dal procuratore militare ai superstiti, agli storici di riferimento, nel film vedete che Favino si prende la responsabilità della strage come se fosse conseguenza diretta di un'azione partigiana, quindi una rappresaglia come furono le Fosse Ardeatine, e invece non ha voluto tener conto di queste nuove conoscenze. Insomma, lui era lecito comunque che avesse una sua esigenza scenica, insomma, e quindi l'ha fatta apparire un po' come una rappresaglia pura. Invece no. Invece fu una cosa un po' diversa.
Quando si è saputo, diciamo, giù della cosa? Subito, perché dal fumo, insomma, tante testimonianze anche di... Cioè aiuti, cose sono arrivati e mi diceva anche, per esempio, per dire l'ultimo, una persona di Massa l'altro giorno mi diceva che la madre non gli parlava della guerra, però gli parlò di questo che era successo qui, quindi anche a Massa si seppe, insomma l'obiettivo era raggiunto purtroppo, perché poi la voce si sparse, comparve qualcosa poco sui giornali, sulla Domenica degli Italiani. Trovate su una foto di Jenny Marzili, questa donna con lo zoccolo rappresentata, perché fu una storia qui in un borgo. Mario Marzili era un bambino ancora vivo, aveva 7 anni, e la madre era una di queste stalle, quando vide che stavano per sparare, insomma, che avevano intenzione di sparare sulla popolazione, mise il figlio dietro la porta d'ingresso e lo lasciò lì, poi lanciò uno zoccolo per distrarre il tedesco e portare l'attenzione su di sé. Furono uccisi in quella stalla le persone, ma il Mario rimase lì dietro la porta, anche nonostante la stalla continuasse a bruciare, e fu trovato nel pomeriggio che addirittura aveva i polmoni scoperti dalle ustioni, insomma, quindi però riuscì a salvarsi. Dal libro Era un giorno qualsiasi, Sant'Anna di Stazzema, la strage del 44 e la ricerca della verità, una storia lunga 3 generazioni, di Lorenzo Guadagnucci. La mattina presto del 12 agosto, un sabato, eravamo già tutti in piedi quando qualcuno arrivò correndo e gridando i tedeschi, di lì a poco sentimmo i passi cadenzati della colonna di soldati che stava arrivando dalla parte di Monte Ornato. L'abitazione dei Bernabò, per i militari in marcia, era fra le prime case lungo il sentiero. Pasquale, il nonno di Arnaldo, non mise tempo in mezzo e si avviò rapidamente verso il bosco che cominciava appena sotto casa. Arnaldo era deciso a seguirlo e nell'avviarsi si rivolse a me. Alberto, vieni, andiamo anche noi. Le nostre mamme, in allarme ma non angosciate, ci dicevano di restare con loro perché non c'erano pericoli. Vieni Alberto, mi gridò la mamma, mentre già mi avviavo dietro Arnaldo. Dove vai? Stai qui. Pensavano che i tedeschi cercassero i partigiani e a donne e a bambini non avrebbero fatto nulla. Io rimasi un po' interdetto, incerto se ascoltare la mamma o accettare l'invito del mio amico. Arnaldo cominciò a scendere e a grandi falcate verso il bosco per raggiungere il nonno e io lo seguii. Il nonno si era acquattato dietro dei cespugli poco distante e noi lo raggiungemmo. Da quel posto potevamo vedere quanto stava accadendo a casa nostra. Vedemmo arrivare i soldati che misero in colonna gli abitanti delle prime case e li indrizzarono verso la Vaccareccia. La mamma era fra loro. Prima di incamminarsi, i tedeschi incendiarono un recinto coperto di paglia, dove i Bernabò custodivano le pecore. Sentimmo i primi spari, destinati forse a uccidere gli animali. Poco più tardi, mentre il nonno, sempre più in ansia, stava pensando a cosa fare, vedemmo arrivare verso di noi la nonna di Arnaldo, con una grossa valigia in mano. Il nonno, con il volto stravolto dall'ansia, le andò incontro e prese in mano la valigia. Che ti è successo? La nonna, con le gocce di sudore che le scendevano sulle gote, rispose d'un fiato: sono arrivati i tedeschi e mi sono nascosta in fondo alla stalla, dietro le pecore. Non mi hanno vista, ma hanno portato via tutti, hanno dato fuoco alla paglia, ma io ero in fondo, ho aspettato un po' e poi sono salita in casa. Ho riempito la valigia della nostra roba, dobbiamo scappare. Il nonno decise però che non ci saremmo mossi, troppo pericoloso, con tutti quei soldati in giro. Rimanemmo nascosti tra le frasche. Da lì sentivamo continue raffiche di mitra e di mitragliatrice ed esplosioni, senza capire però da dove provenissero.
La sola cosa che potevamo vedere erano delle alte colonne di fumo che si alzavano dalla zona di Vaccareccia, al di là delle prime creste sulla collina. Ad un certo punto il nonno decise che rischiavamo di essere scoperti e così ci inoltrammo nel bosco, fino a trovare riparo in una delle tante grotte nascoste nella boscaglia intorno a Sant'Anna. Le raffiche di mitra e le esplosioni continuavano. Io e Arnaldo eravamo impauriti e tremanti e ci rendevamo conto, insieme ai nonni, che stava accadendo qualcosa di terribile. Restammo fermi nella grotta fino alle prime ore del pomeriggio, senza mangiare né bere. Le raffiche di mitragliatrice e le esplosioni dopo qualche tempo cessarono. Il silenzio prolungato ci trasmise un po' di tranquillità e così decidemmo di ritornare verso casa. La memoria non mi soccorre, non ricordo che cosa fecero Arnaldo e i nonni una volta arrivati all'Argentiera. Forse si diressero verso la Vaccareccia e la chiesa del paese, seguendo la stessa strada percorsa dalla colonna dei nostri familiari. Fatto sta che li persi di vista. Le case dell'Argentiera non erano state incendiate e così entrai in quella dei Bernabò. Salì le scale a grandi balzi e mi diressi subito in cucina. Lungo un lato della stanza c'era una grande madia, dove la nonna di Arnaldo aveva risposto il pane sfornato il giorno prima. La aprii, presi una grossa coppia di pane e corsi via. Cominciai a scendere a rotta di collo verso Val di Castello, attraverso il bosco e qualche sentiero, evitando la mulattiera per paura di incontrare dei soldati tedeschi. A Val di Castello, fuori dal paese, in un uliveto, erano accampati molti sfollati da Pietrasanta. Si trattava per lo più di tende di fortuna, fatte con lenzuola e coperte. Sapevo che a Val di Castello avrei trovato Langiò e suo marito Ettore. Mentre attraversavo l'uliveto alla ricerca della loro tenda, vedevo gli altri sfollati che mi guardavano allibiti nel vedere un ragazzetto con quel pane sotto il braccio e lo spavento dipinto sul volto. Dovevo avere un aspetto terribile. Trovai la tenda, i due coniugi mi accolsero e io, in poche parole, piangendo, dissi loro cosa era successo, o meglio, quel poco che avevo visto e sentito. I tedeschi, le persone incolonnate, i colpi di mitragliatrice e il fumo che saliva oltre i castagni. Verso sera si sapeva ormai dell'eccidio. Il giorno dopo io e Langiò tornammo a Sant'Anna. Ancora non avevamo notizie della mamma. Risalimmo lungo la mulattiera percorsa insieme qualche settimana prima. Non avevo più il peso dei bagagli e del materasso, ma sopportavamo in totale silenzio un peso ben più grande, l'angoscia provocata dal pensiero di cosa avremmo trovato su in paese. Arrivati vicino a casa Bernabò, incontrammo Arnaldo, che vagava senza posa, irrequieto e sotto shock. Si rivolse a me con sguardo sconvolto e mi disse, e ricordo ancora quelle parole: la tua mamma è ancora viva, è ferita, è alla Vaccareccia. A quella notizia ci dirigemmo subito sul posto, raggiungibile in pochi minuti. Lungo il sentiero trovammo una vacca morta e altri animali fucilati, polli, conigli, pecore. Arrivati alla casa vedemmo una stalla crollata per l'incendio. Tra le macerie spuntavano carcasse umane ancora fumanti. Ricordo in particolare una cassa toracica che affiorava tra i calcinacci. C'era un insopportabile odore di carne bruciata. Trovammo la mamma distesa per terra vicino alla fontana. Era pienamente cosciente. Aveva una ferita alla coscia sinistra, fasciatela meglio. Le avevano costruito un riparo con dei rami di castagno per proteggerla dal sole.
Non ricordo purtroppo se ci disse qualcosa per spiegare cos'era successo, come si era salvata. Ero troppo emozionato, sconvolto da quel che stavo vedendo e vivendo. La mamma aveva delle bruciature sulle braccia. I suoi capelli erano diventati tutti bianchi. Ci mostrò la ferita e notammo che c'era una striscia rossastra sulla pelle che risaliva verso l'alto. Forse era l'infezione. Elena, disse Langiò, stai tranquilla, aspetta, ci torniamo presto. Andiamo a cercare qualcuno che ci aiuti a portarti all'ospedale giù da Valle di Castello. Ci vuole una barella. Sono le sole parole che ricordo di quel nostro ultimo incontro. E le disse Langiò, non la mamma.